Dopo i 60 anni è normale sentirsi più lenti, con meno energia e con quei chili in più che sembrano non voler andar via. Ma quello che molti non sanno è che il metabolismo può davvero essere riattivato, anche a 60, 70 o 80 anni. In questo video ti guiderò passo dopo passo, in modo semplice e concreto, a rimettere in moto il tuo metabolismo in modo naturale, sicuro e duraturo. Niente mode passeggere, niente diete estreme, niente pillole strane. Solo strategie scientificamente testate, già applicate da migliaia di persone come te, e che funzionano davvero. Vedrai con i tuoi occhi cosa cambia quando il metabolismo riparte. Più energia al mattino, sonno profondo la notte, e quella pancia che finalmente inizia a sgonfiarsi. E oggi scoprirai come anche tu puoi riuscirci, anche se ti senti stanco, rallentato o fuori forma da anni. Non importa da dove parti, quello che conta è da dove puoi ripartire. Andiamo. Dopo i 60 anni, molti pensano che il metabolismo rallenti inevitabilmente, come se fosse scritto nel nostro destino. Ma la verità è un'altra. Il metabolismo rallenta soprattutto per come viviamo, per la perdita graduale di massa muscolare, per uno stile di vita più sedentario, per scelte alimentari sbagliate, spesso inconsapevoli. Il nostro corpo è come un'auto. Se lasci il motore spento per troppo tempo, anche la macchina più potente smette di funzionare come prima. Ma se riattivi quel motore, con i giusti stimoli e il carburante adatto, può tornare a girare bene, anche dopo anni di fermo. La buona notizia? Non serve essere ingegneri, serve solo capire cosa sta rallentando il motore e intervenire. E questo è proprio quello che faremo in questo video. Scopriremo insieme come e dove intervenire nel motore del tuo corpo per farlo ripartire alla grande. E per ripartire forte, riattivare davvero il metabolismo, adesso ti svelo la prima cosa che devi fare. L'errore più comune che devi evitare di commettere. Dopo i 60 tutti ci dicono: devi muoverti di più, devi camminare, devi fare esercizio. Ma quasi nessuno ti spiega come farlo nel modo giusto. Camminare fa bene, certo, ma non basta. Il muscolo è il vero motore che tiene vivo il tuo metabolismo. E questo motore col tempo tende a spegnersi. Non perché invecchiamo, ma perché lo usiamo sempre meno. Camminare, fare la spesa o andare a ballare il sabato sera fanno bene. Sì, ma non bastano ad accendere quel motore. Serve un tipo di movimento più mirato. Parliamo di attività metabolica intensa, ma controllata. Esercizi semplici, ma capaci di attivare efficacemente i muscoli. Corpo libero, piccoli circuiti da fare in casa, pesetti leggeri o bande elastiche. Anche solo 10-20 minuti, 2-3 volte a settimana. Niente di estremo, nessun rischio di infortunio, ma con un impatto enorme sulla salute, come un aumento della massa muscolare, migliore sensibilità all'insulina, attivazione di ormoni che stimolano il metabolismo. Studi recenti lo confermano, anche solo 3 brevi sessioni a settimana possono fare la differenza nelle persone over 60. Ma calma, non spaventarti, non serve una palestra e non ti serve neanche sollevare pesi da 100 kg. Serve solo mandare un messaggio chiaro al tuo corpo. Ehi, sto tornando in azione. E tu? Ti muovi già in questo modo? O pensavi che bastasse camminare? Scrivimi nei commenti la tua esperienza o i tuoi dubbi. Li leggo sempre e rispondo volentieri. E ora che abbiamo capito come riattivare il motore, è il momento di sapere cosa mettere esattamente nel serbatoio. Quello che stai per scoprire sono quegli alimenti naturali che possono riaccendere il tuo metabolismo. E ce n'è uno in particolare che forse non immagineresti mai. Puoi muoverti bene, dormire meglio, essere super costante, ma se continui a mangiare cibi che spengono il metabolismo, ogni sforzo rischia di essere vanificato. Dopo i 60 e a maggior ragione a 70 o 80 anni, il corpo ha bisogno di alimenti che nutrono i muscoli, stabilizzano la glicemia e calmano l'infiammazione cronica di basso grado. Hai bisogno di proteine di qualità come uova, pesce azzurro e legumi. Grassi buoni come olio evo, avocado, frutta secca come noci e mandorle, alimenti termogenici come tè verde e peperoncino. Ma attenzione,
Se ogni giorno nel piatto finiscono zuccheri raffinati, farine bianche, snack confezionati o oli industriali, il danno non è solo metabolico. Quei cibi accendono una infiammazione silenziosa e costante che rallenta tutto. Metabolismo, ormoni, digestione, persino il sonno. Ti senti irritato, più stanco, più gonfio, anche se mangi poco. Non è solo una questione di calorie, è una questione di segnali chimici e di come il tuo corpo li interpreta. E per chi mi chiede quale di questi alimenti è quello che io non farei mai e poi mai a meno, rispondo: le uova, soprattutto a colazione. Aumentano la sazietà, stimolano il metabolismo e aiutano a mantenere la massa magra. Altro che pericolose. Oggi la scienza le considera un vero superfood per gli over 60. E poi c'è anche quell'alimento sorprendente di cui ti parlavo prima. Sei curioso di scoprirlo, vero? È lo zenzero. È stato dimostrato che questa radice, usata da secoli in cucina e in medicina naturale, può riattivare il metabolismo, migliorare la digestione e ridurre l'infiammazione sistemica. E se vuoi scoprire tutti i suoi potentissimi benefici, ti consiglio di guardare questo video che vedi nel card qui sopra e ti lascio anche il link in descrizione. Ti stupirà. Adesso, se queste informazioni ti sono utili, condividi questo video con un tuo amico o parente over 60 che ha bisogno di quella piccola spinta per trovare la forza e la volontà di rimettersi in moto. Potrebbe essere il primo passo verso un cambiamento reale. Ok, ora sai cosa mettere nel piatto, ma anche se mangi bene, c'è un nemico silenzioso che può sabotare tutto. Lo sottovalutano in tanti, ma ha un impatto diretto su ormoni, infiammazione e metabolismo. Rimani con me, te lo svelo subito. C'è una cosa che fa più danni di quanto pensi. E non ha niente a che fare con l'alimentazione o l'attività fisica. È il sonno disturbato, breve o di scarsa qualità. Dormire male non significa solo essere più stanchi. Significa produrre più cortisolo, l'ormone dello stress, e meno testosterone e ormone della crescita, chiamato anche GH, che sono essenziali per preservare la massa muscolare e tenere attivo il metabolismo. E questo stato di allerta costante, oltre a disturbare gli ormoni, può alimentare l'infiammazione cronica, sabotando la tua energia e il tuo metabolismo. Ecco perché chi dorme poco tende ad ingrassare, anche se non cambia nulla nella dieta. Uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism ha dimostrato che bastano pochi giorni di sonno di bassa qualità per alterare la sensibilità all'insulina e rallentare il metabolismo basale. E se hai più di 60 anni, il rischio aumenta, perché il sonno diventa più leggero e frammentato con l'età. Ma la verità è che puoi fare molto per dormire meglio, anche senza farmaci. Basta spegnere gli schermi almeno un'ora prima di andare a letto. Cenare presto, privilegiando alimenti leggeri. Esporsi almeno 10 minuti alla luce del sole tutti i giorni appena sveglio e creare una routine serale rilassante. Sono abitudini semplici, ma possono aiutare enormemente. E soprattutto ti proteggono dall'infiammazione cronica che spesso nasce proprio dalla deprivazione di sonno. Ti ci ritrovi? Anche tu hai notato quanto dormire bene o male cambi tutto il resto della giornata. Scrivilo nei commenti, raccontaci com'è il tuo rapporto con il sonno. E se questo video ti è d'aiuto, metti un like e iscriviti al canale. È il modo migliore, veloce e gratuito per aiutarmi a creare contenuti di valore che possano essere utili per la salute ed il benessere delle persone. Perfetto, grazie di cuore. Hai visto come il sonno può fare la differenza? Ma c'è ancora una variabile decisiva di cui quasi nessuno parla. Una cosa che può riattivare o bloccare completamente il metabolismo, a qualsiasi età. E non si trova nel piatto, né in palestra e neanche in farmacia. Puoi seguire la dieta migliore, fare esercizio, dormire bene. Ma se dentro di te continui a ripeterti «è troppo tardi», «ormai non serve a niente», «alla mia età il metabolismo è quello che è», allora stai sabotando te stesso. Perché sì, è vero che il metabolismo rallenta con l'età.
ma rallenta ancora di più se smetti di crederci. Il corpo risponde a quello che credi possibile. E la scienza oggi lo dimostra chiaramente. Le persone che hanno un atteggiamento positivo verso l'invecchiamento vivono di più, si ammalano di meno e restano attive molto più a lungo. Per questo è fondamentale alimentare ogni giorno anche una mentalità forte, motivata, orientata all'azione. Una mentalità che non si arrende ai numeri dell'anagrafe, ma sceglie di fare ogni giorno qualcosa, anche piccola, per stare meglio. E se vuoi davvero capire come sostenere il tuo metabolismo a partire dagli ormoni, in modo naturale e senza farmaci, guarda subito questo video che appare ora sul tuo display. Scoprirai 5 azioni semplici ma potenti per riattivare la produzione di testosterone e ritrovare energia, mantenere la massa muscolare e contrastare il grasso addominale, senza farmaci e senza integratori miracolosi. Questo è il passo successivo perfetto per rimetterti in moto, anche se riparti da zero. Clicca. E buona visione!